Quante volte ti sei trovato a fare le stesse cose giorno dopo giorno, sentendoti sicuro, protetto, ma sentendo a un certo punto di non progredire? Questo perché succede? Perché ti trovi nella comfort zone. La comfort zone è una zona dove tutto ti è familiare, tutto è prevedibile, già sai cosa potrebbe succedere, ma alla lunga è solamente una zona che sì è familiare, ma proprio perché è familiare limita le potenzialità di una persona. Si chiama comfort zone proprio perché è una zona confortevole dove tutto è già testato, dove non ci sono tanti rischi. Ma cosa succede se non ci sono tanti rischi? Non c'è progresso, e questa cosa continuerò a dirla per sempre. Un uomo smette di essere felice quando smette di progredire. Lì tu non hai più lo stimolo di provare cose nuove, di magari metterti a provare nuove sfide o di metterti solamente a rischio, anche perché più rischi e più può essere grande ciò che tu acquisisci. Ma nel momento in cui tu appunto ti ritrovi sempre nella comfort zone, non rischi mai e quindi non progredisci mai. Quindi perché uscire dalla comfort zone? Perché fuori dalla comfort zone è dove succedono le cose più interessanti, dove succedono quelle cose che poi andrai a raccontare e a ricordare per tutta la tua vita. Magari ok, qualche cosa andrà male, però sarà comunque un'esperienza. Nella vita quando provi qualcosa di nuovo ti senti sempre insicuro, però magari se tu provi qualcosa di nuovo, magari all'inizio pensi no, ma che devo fare, ma non ci riuscirò mai, magari poi ci riesci anche a fare un solo piccolo step di quella cosa e dopo quanta soddisfazione provi perché vedi che sei riuscita a fare qualcosa di nuovo, qualcosa in cui tu non hai esperienza. Quindi tanto vale provare, magari qualche volta andrà male, però ci sarà anche sicuramente qualche volta in cui andrà bene, quindi tanto vale provare e vedere come ci si trova a fare qualcosa di nuovo. Per uscire dalla comfort zone il primo passo è quello di prendere consapevolezza. Che significa? Significa fare un passo indietro e cercare di vedere da un occhio esterno, da una terza persona, quali sono le aree della nostra vita in cui ci vediamo troppo comodi, in cui non progrediamo da troppo tempo, che ci sono troppo familiari. È lì, quando individuiamo queste aree, che dobbiamo cercare di progredire, di fare un passo avanti, magari concentrarci su una piccola area e fare più passi avanti, oppure su tante aree e fare piccoli passi avanti in ognuna di queste. Io sinceramente preferisco concentrarmi su una sola area e fare tanti passi avanti e poi magari a un certo punto fermarmi e spostarmi su un'altra area dove già vedo che sto da troppo tempo in questa comfort zone. Dopo aver preso consapevolezza, quindi bisogna cercare di pianificare i piccoli cambiamenti da fare, pianificare però sempre non troppo. Bisogna, essendo che si sta uscendo dalla comfort zone e si sta uscendo da un'area di totale sicurezza, pian piano per andare a prendere familiarità con il fatto di non avere sempre tutto pianificato, iniziare magari a pianificare sì i piccoli cambiamenti iniziali, però poi prendere le cose come vengono, anche perché proprio perché ti stai approcciando in una zona che tu magari non conosci del tutto, ci sarà sempre qualcosa che succederà che tu non puoi programmare e devi essere pronto a coglierla, quindi a non tenere sempre tutto programmato, devi essere pronto a sapere che può succedere qualcosa che tu non conosci e qualcosa a cui tu non sai rispondere, ed è là che appunto impari delle nuove abilità, cioè saper rispondere a una determinata cosa, saper rispondere a qualcosa che tu non ti aspetti. È là che quindi appunto uscendo dalla comfort zone inizi ad imparare delle cose nuove, ad imparare delle nuove abilità. Un altro punto è quello di accettare l'errore, accettare che si può sbagliare, proprio perché appunto è una zona nuova, non sempre andrà appunto tutto bene, ma ci saranno degli errori che facciamo che ci porteranno a voler tornare subito nella comfort zone, ma è quello il momento di sfida, è quello il momento in cui noi dobbiamo farci forza, rimanere nella zona fuori dalla comfort zone e cercare quindi di affrontare il problema, non cercare di tornare subito e scappare nella comfort zone, ma cercare di trovare delle soluzioni che magari non sempre saranno quelle giuste, però saranno quelle che ci porteranno ad imparare di più, perché sbagliando si impara e invece rimanendo nella comfort zone rimane sempre tutto appunto familiare e non si impara niente di nuovo. Un errore quindi non è sempre un problema, ma può essere anche un'opportunità, oltre che per imparare qualcosa, per riguardare quello che abbiamo fatto e per quindi capire cosa va cambiato e cosa va migliorato. Un altro punto per uscire dalla comfort zone può essere quello di fare le prime sfide magari con un amico, con una persona della quale ci fidiamo, che può aiutarci a prendere sicurezza. Questa persona però ovviamente sì, fa bene all'inizio, ma poi non ci si deve affidare troppo all'altra persona, deve essere sempre e comunque un percorso personale. È ovvio che fa comodo avere un amico che ci può dare fiducia, che ci può dire una parola di coraggio per farci buttare in questa zona nuova,
ma non sempre è quello che fa bene, dato che ci si può affidare troppo all'altra persona e poi non diventa più un processo di miglioramento, bensì diventa un processo che ci porta a tornare indietro, portandoci un altro problema, cioè quello di dover allontanarci dall'altra persona, perché è comunque un processo personale. Quindi può essere molto utile farsi aiutare da un'amica inizialmente, però poi anche quello bisogna pian piano accantonarlo per cercare sempre più di fare questo percorso personale verso una nuova zona, che magari sì, può essere poi una nuova zona di comfort, ma sempre una zona dove non si deve stare per tanto tempo, perché poi rischia di diventare più che una comfort zone, proprio una gabbia dove non si progredisce più, dove non si riesce più ad andare avanti. Uscire dalla comfort zone quindi è una cosa che richiede molto tempo, però comunque appunto ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha i propri modi. Non vuol dire che se ci metti tanto tempo rispetto a un'altra persona stai sbagliando e l'altra persona fa bene, semplicemente appunto ognuno ha i propri tempi, ognuno ha i propri modi di fare e ha i propri modi di affrontare un cambiamento, perché uscire dalla comfort zone è comunque un cambiamento. Il primo passo è quello più difficile, preparati a fare quel primo passo e vedi che da là pian piano prenderai la mano e vedrai che lì saranno sempre più i cambiamenti, però saranno sempre più anche le cose positive, perché riuscirai sempre a trarre da un cambiamento qualcosa di positivo. Spero quindi che questo video possa essere stato utile, che possa aver invogliato qualcuno a uscire dalla propria comfort zone. Seguitemi su Instagram, su TikTok, ci vediamo nel prossimo video.